è dove passavo il tempo con mio padre e i miei fratelli. Una piccola cittadella di Imperia, sperduta tra le montagne, che ha dato via ai miei sogni. Questa è stata la mia prima scuola elementare, dove iniziavo già a disegnare manga e gattini. Questo è l'istituto d'arte che frequentavo. Inizialmente ero molto entusiasta, ma non mi sentivo capita, la mia arte era derisa e purtroppo non mi ha dato le possibilità di inizialmente realizzare il mio sogno. Ho preferito lavorare e un giorno appunto studiare giapponese. E poi i miei genitori avevano un negozio di videogame dove io esponevo i miei fumetti, le mie prime foto in cosplay, tipo una cosa un po' tutta imbarazzante, però mi piaceva tanto stare qua. Partire per il Giappone, qua vendevo pane, il pane di mio papà. E questi sono i posti dove sono cresciuta. Non smettete mai di credere nei vostri sogni, perché nulla è impossibile, basta impegnarsi, forse cadrai un sacco di volte, ma l'importante è rialzarsi. Questi sono stati i posti dove sono cresciuta, dove mi sono fatte le prime esperienze lavorative, mi sono creata le mie prime amicizie e devo dire che mi è sempre piaciuta la mia città, però c'è un però. Ci sono state molte difficoltà, queste difficoltà sono dovute al fatto che comunque io, amando il Giappone fin da piccola, ero proprio tanto, mi piaceva in tutti i sensi, proprio a 360 gradi, quindi avevo sempre i capelli colorati, un giorno mi vestivo Lolita, un giorno mi vestivo tipo Visual Kei, un giorno mi vestivo punk ed ero in realtà in preda, come si dice? In preda, come si dice? No, volevo crearmi tanti amici, solo che Imperia comunque è una città non così tanto grande come potrebbe essere tipo Genova, Milano, Roma, e quindi non trovavo nessuno a cui piaceva il Giappone, cioè almeno davvero pochi, e soprattutto non così tanto simili a me, cioè io passavo dai manga agli anime, dalla moda, dalla musica, dai libri, tutto, cioè il mio mondo era proprio il Giappone. Quindi andavo a scuola in questo modo un po' bizzarro e ci sono stati i primi problemi con il bullismo. Ero molto bullizzata soprattutto al primo anno di medie, che in realtà non ho fatto scuola Imperia ma da un'altra parte, fino a che proprio io non ero, diciamo, la sfigatella, perché in realtà tutte le ragazzine a quell'epoca erano con il giornalino di Cioè, cellulare firmato, facevano la manicure, io invece ero totalmente sbandata e mi piacevano solo i fumetti. Cosa? Quando passavo in giro, andavo, magari cercavo, a volte mi facevo una passeggiata sotto i portici o giravo anche a scuola, molti mi prendevano proprio in giro, cioè non erano solo dei pensieri o delle occhiate malvagi, erano proprio ma dove ti vesti, ma per favore, bimbo minchia, mi spingevano e poi scrivevano delle cattiverie su di me su internet, di cui io trovavo gruppi, foto ritoccate, davvero tante cose. In realtà è stato difficile, diciamo, appassionarmi ai social perché ho avuto un bruttissimo impatto con i social network all'inizio, visto che tutte le cose brutte le ritrovavo direttamente lì, però volevo fare amicizia, quindi anche le prime amicizie online, erano magari le uniche persone che potevano capirmi a quel tempo, tipo io amo i videogiochi, oh mio Dio anche tu, invece adesso tipo è tutta diventata una moda, altre cose ne sono felice, però adesso è una cosa che fa figo. Se io dicevo solo a 12 anni, mi piacciono i videogame e leggo fumetti, ed ero una ragazza, il primo preside che mi ha visto che io disegnavo mi faceva tipo, tu fare la spazzina. Grazie.
Ci vediamo, caro. Insomma, non avevo neanche un buon rapporto con i professori al liceo perché avevo perso totalmente la voglia di studiare, non mi piaceva fare niente se non quello che piaceva a me e non riuscivo magari a legare con i compagni. Ero sempre un po' una ragazza che è un po' distaccata, cioè stava un po' per le sue, voleva fare amicizia, però se non c'era, diciamo, interesse si richiudeva subito, ecco, ero Haruhi Suzumi, la versione reale. No, questo taglia. Però sono sempre determinata a realizzare il mio sogno, ovvero quello che era andare in Giappone. L'ho sognato da quando avevo tipo 8-10 anni e ogni compleanno per 10 anni consecutivi ho espresso il desiderio: voglio andare in Giappone, voglio andare in Giappone, voglio andare in Giappone. Tutto quello che riuscivo a mettere da parte, visto che tanto non uscivo mai, di amici non ne avevo praticamente zero, se ne avevo comunque li incontravo solo a scuola, e il mio unico svago era il cosplay, di cui a quell'epoca mi facevo ancora molto di più i vestiti io a mano, quindi non mi costavano nemmeno tanto, avevo la mia piccola macchina da cucire e quindi tutto quello che ciao mamma paghetta, compleanni, Natali, tutto, soldi, e me li mettevo nel mio bellissimo porcellino rosa a contare il giorno del mio 18° compleanno dove potevo partire per il Giappone. Ho fatto il mio primo viaggio, mi sono trovata bene, non mi ha spaventata, anzi mi sono trovata molto a casa e ho deciso di ripartire per studiare giapponese, perché comunque studiare giapponese in Giappone è importante, se no non comunichi, non puoi fare né amicizia né niente, o almeno, insomma, volevo soprattutto vivere lì, cioè volevo iniziare a vivere lì. E quindi iniziai a fare questo corso di 3 mesi, poi durato 6 e poi a lungo termine per 1 anno, a Shibuya e a Akihabara. Lì ho iniziato a studiare giapponese, ho iniziato a fare le mie prime amicizie, a scambiarmi i contatti e inizialmente non conoscevo nessuno. E il mio livello di giapponese era proprio, ma non base, di più sapevo i numeri, i saluti, i 2, 3, 4 kanji, scrivere l'alfabeto e basta, però è ripartito totalmente da zero, quindi comunque non sapevo fare una conversazione e non avevo amici o legami con qualcuno in Giappone. Tu smettila di ridere, stronzo! Il mio sogno è avere un sogno. Io ho un sogno. Quale sogno? Avere un sogno. Se uno è determinato a fare una cosa, si impegna per realizzarla. È un problema, cerchi la soluzione e da lì inizi a vedere anche le cose più positivamente, comunque a non arrenderti. Le lezioni giapponesi in Giappone erano totalmente in giapponese. Io non capivo niente di quello che dicevano, ero tipo: come fai a studiare giapponese solo in giapponese? Bene, puoi, perché tu ci devi provare. E l'importante è provarci, fare il primo passo e poi continuare pian piano a correre fino ad arrivare un giorno al traguardo. E questo è quello che, diciamo, forse ho fatto io, è quello che ho cercato di realizzare. Quindi sono partita verso il mio sogno giapponese e adesso abito felicemente a Tokyo da 4 anni nel mio appartamento e lavoro nel mondo dello spettacolo. In questi giorni sono tornata a Imperia, ho rivisto dei miei vecchi compagni di liceo, ho visto degli amici storici delle medie. È stato strano perché per la prima volta mi sembrava come se mi sorridessero davvero e mi dicevano: wow, ce l'hai fatta, complimenti, mi davano le pacche sulle spalle, volevano una foto e io rimanevo un po' così, tipo ok. Ne ero felice, cioè comunque mi sono fatta valere, anche se ho fatto 1000 sbagli, non importa, non ho assolutamente né rancore verso né Imperia né altre cose e questa è la mia rivincita, ma anche per i miei genitori. Hanno scommesso tutto su di me, se fallivo ero tipo: avrei potuto, non lo so, sentirmi in colpa per tutta la vita. Quindi chiudo questo bellissimo video che con, se volete un giorno venire a trovarmi in Giappone, mi troverete a Tokyo. Forse non sarà così facile incontrarmi così proprio per strada o per un caffè. Ormai vivo stabilmente e felicemente lì. Spero che questo video vi possa essere stato di aiuto a realizzare i vostri sogni, ad essere più determinati e soprattutto a impegnarvi, cioè impegnarvi nelle cose che vi servono davvero. E niente, quando chiudo vi mando un grosso bacione e spero di rivedervi presto anche in Italia. Ciao! Yuriko Nariga deshita! Ok, ma cosa devo dire, Ciccio? Dai, Cosa devo dire? cosa mi hai detto ieri? Ok, aspetta che passa sto cazzo di camion però.
Ma si sente bene l'audio anche se c'è, passano robe. Per passare da sinistra di qua? Ok. Cosa devo dire? No, aspetta, mi vergogno. Va bene. Un passo di qua? Un passo di qua. Vai. Un attimo. Questa è stata la mia prima... Un attimino. Non lo so! La volete una pagnotta? Ve la tiri in testa! Oh! Buongiorno signora, cosa le do oggi? Buongiorno! Fa una ripresa? Sì! Prendi il pane. Sorridi. Prendi il pane. La vuole una rustichella? No? È croccante? Sì, è croccante, un pochino croccante. Ah no, allora non la voglio. E qua è dove sono nata. Non smettete mai di credere nei vostri sogni. Che c'è? E questo Come finisco sto video?